Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon fine settimana. Torniamo sulla partita di ieri, Atletico Madrid-Inter, partita finita 1-1, poi l'Atletico ha avuto la meglio ai calci di rigore 5-3, però insomma era quel tipo di partita dove il risultato contava poco o nulla. Magari c'era più curiosità sulle prestazioni dei singoli, su calciatori che magari hanno avuto poco spazio e che potevano sfruttare questa occasione per mettersi in mostra, anche per far venire dei dubbi a Christian Chibu quando deve scegliere l'11 titolare. Naturalmente gli indiziati erano Palacios e soprattutto Diouf e Luis Enrique, in realtà però qualche sorpresa, qualche nota positiva c'è stata probabilmente più dai ragazzi dell'Under 23. Andiamo con ordine, prima di iniziare vi ricordo anche di lasciare un bel like al video, l'iscrizione al canale, naturalmente se vi piace il contenuto e se volete dare un grandissimo supporto. Poi vi ricordo anche, se attivate la campanellina delle notifiche sarete aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Iniziamo innanzitutto dal tipo di partita. Ecco, è stata una partita direi effettivamente amichevole, anche nei ritmi, anche in quello che abbiamo visto in campo. Naturalmente non che ci aspettavamo altro, amichevole nel pieno della pausa nazionali, Inter anche con diversi under 23 in campo, soprattutto ecco poi nel secondo tempo ne sono stati ancora di più i giovani inseriti. Forse l'Atletico Madrid, anch'esso imbottito di riserve, nella formazione iniziale ecco, aveva più calciatori che solitamente sono aggregati alla prima squadra, ecco, tra qualche titolare e le riserve. Dicevamo è stata una partita dai ritmi bassi, una partita dove l'Inter ha fatto vedere insomma la solita tattica ma non estremizzata. Per fare un esempio, ecco, il pressing alto che comporta comunque un grande dispendio di energie c'è stato soltanto a tratti, è stato accennato, ma naturalmente non ci aspettavamo nulla di diverso. Atletico Madrid che passa in vantaggio, poi nel secondo tempo l'Inter riesce a riprenderla con quello che continua ad essere un po' il marchio di fabbrica di questa Inter, quindi i calci piazzati, gol che arriva da calcio d'angolo, gol di Bissek. Poi ai calci di rigore alla meglio l'Atletico Madrid, ma insomma calci di rigore che contano relativamente. Arriviamo alle prestazioni dei singoli, perché forse era il punto sul quale ci siamo un po' concentrati tutti. Ecco, ci aspettavamo comunque qualche lampo, qualche giocata di Diouf, Luis Enrique. Arriviamo tra un attimo su di loro, perché voglio partire da una nota molto positiva della serata e quella che è stata effettivamente una sorpresa, ovvero Leonardo Bovo. È stato schierato nel ruolo di Mkhitaryan, quindi ha fatto il centrale di centrocampo e prendo le statistiche, anche se è una partita dove naturalmente non andiamo a parlare di numeri, di XG eccetera, però prendo le statistiche di Leonardo Bovo perché fotografano perfettamente la partita che ha fatto il ragazzo dell'Under 23, 44 tocchi, 95% di passaggi precisi, ma spiccano soprattutto 5 passaggi lunghi precisi sui 5 tentati e 4 duelli a terra vinti su 6. In generale davvero una buona prestazione la sua e ribadisco è stata la migliore sorpresa della serata. Segno che comunque anche nell'Under 23 c'è tanta qualità. Arriviamo però a quelli della prima squadra, perché ci sono state delusioni, qualcuno da rimandare, qualcuno proprio da bocciare, perché ecco, partiamo da quelli che erano gli indiziati principali, partiamo da Palacios. Purtroppo Palacios per me è assolutamente da bocciare. Pessima la sua prestazione, addirittura è stato anche ripreso da Acerbi in un'occasione, ma insomma diversi errori all'interno dell'area di rigore, gestione del pallone non proprio eccezionale, e anche su gol di Carlos Martin, quello che sblocca il punteggio, Palacios è su Carlos Martin. Poi arriva anche il raddoppio di Luis Enrique, il giocatore dell'Atletico fa anche una buona giocata, ma insomma bisogna sempre contestualizzare la bella giocata, ed è stato di un tasso di difficoltà non elevatissimo perché Palacios prima e Luis Enrique dopo non è che abbiano posto una grande resistenza. E in generale quindi continuo a pensare che Palacios sia stato purtroppo un acquisto sbagliato. Ecco, quei 6 milioni e mezzo più bonus investiti l'estate scorsa francamente risultano un investimento errato ad oggi. Poi naturalmente c'è l'altro aspetto che
o meglio che va a peggiorare con l'investimento fatto, perché magari con la stessa cifra si poteva prendere Leoni prima che andasse al Parma, e anche lì magari è stato comunque è stata una visione sbagliata. In generale, ad oggi Palacios assolutamente finisce tra i bocciati, e la partita di ieri ha dato l'ennesima dimostrazione sul perché Palacios era sulla lista dei partenti senza aver praticamente mai avuto possibilità. Pochissime le possibilità in prima squadra, ma insomma, se le prestazioni sono quelle anche in allenamento, è chiaro che un allenatore non si affiderà mai a quel tipo di calciatore. Passiamo agli altri due indiziati. Uno è Diouf, l'altro è Luis Enrique. Diouf non viene bocciato come Palacios, però sinceramente anche lui faccio fatica a metterlo tra i promossi, ecco, tra chi ha convinto, perché nel primo tempo è stato alquanto anonimo, qualche sprazzo, ecco, più ha fatto vedere voglia, ecco, quella volontà di mettersi in mostra, quella volontà di far vedere le sue qualità, ma davvero di buone giocate ce ne sono state poche. E la mia sensazione su Diouf continua ad essere la stessa, quella che abbiamo analizzato in diversi contenuti, che Diouf è un buon calciatore, perché io non credo che Diouf sia scarso come calciatore, piuttosto credo che le sue qualità non facciano al caso dell'Inter, e quindi poi finisce per essere un calciatore un po' un pesce fuor d'acqua quando si trova nel centrocampo nerazzurro. L'abbiamo detto più volte, l'abbiamo analizzato anche al suo arrivo, è un calciatore bravo con la progressione palla al piede, un po' un centrocampista box to box, ma all'Inter secondo me non serve quel tipo di centrocampista, quindi per quanto qualcosina di buono abbia fatto vedere, ad oggi io fatico ancora a pensare che Diouf possa dare un aiuto all'Inter. Poi fra un mese, fra 2 mesi, Diouf riuscirà a fare un tipo di lavoro diverso, riuscirà ad integrarsi nelle tattiche di Chivu, ben venga, però ad oggi io faccio fatica a pensare a Diouf come un valore aggiunto per l'Inter attuale. Arriviamo anche a Luis Enrique, perché anche lì Luis Enrique per me finisce assolutamente tra i bocciati. Primo tempo a sinistra, secondo tempo passa a destra, ma insomma non ha mai fatto vedere ciò che veniva chiesto a Luis Enrique al suo arrivo. Qual era? Il dribbling, perché l'Inter è una squadra a cui manca l'1 contro 1, Luis Enrique arrivava con quella chiara richiesta di andare a prendere qualcuno che fosse bravo nell'1 contro 1, qualcuno che riuscisse, ecco, a dare un aiuto quando si trattava di saltare l'uomo sulla fascia. Luis Enrique più di una volta prova il dribbling, poi praticamente quasi lo evita quando vede che proprio non gli riesce. Infatti poi finisce anche per accentrarsi in più di un'occasione, qualche volta perde palla, insomma non buona la sua prestazione. E tra l'altro arrivava anche come un esterno veloce, rapido. Purtroppo praticamente non abbiamo mai visto Luis Enrique partire in velocità, Luis Enrique fare uno spunto. Insomma, ad oggi i 50 milioni investiti tra Diouf e Luis Enrique risultano un investimento con tante perplessità. La sensazione, poi magari ci possono smentire, me lo auguro che saremo smentiti, però la sensazione è che ad oggi quei 50 milioni potevano essere investiti decisamente meglio. E le parole di De Zerbi in settimana, che abbiamo anche analizzato in un altro contenuto, quando dice lui a volte spronava Luis Enrique perché giocava in ciabatte, non metteva in mostra le sue qualità, insomma sono un campanello d'allarme che io definisco anche preoccupante, ecco, da questo punto di vista. Poi c'è un'altra nota invece positiva, ecco, torniamo a parlare di delle note liete della serata, l'ingresso in campo di Agbonifo. Agbonifo entra bene in campo, ruba anche un pallone che poi lo porta a calciare a tu per tu col portiere avversario, non riuscirà a fare gol, però è uno spunto di qualità del calciatore ex Hellas Verona, un calciatore che ha rapidità, che ha il dribbling, lui sì lo ha messo in mostra spesso col Verona e ci aspettiamo che lo faccia anche nell'Under 23, e in generale è un calciatore che dimostra di essere vivo quando entra in campo, ecco, non sparisce come magari hanno fatto altri compagni di squadra, dai quali ci si aspettava decisamente di più. Ecco, la sensazione su Agbonifo è che lui migliorando dal punto di vista fisico possa essere un grande valore aggiunto per l'Under 23, e secondo me Agbonifo è uno di quegli acquisti azzeccati. Già in estate lo avevo detto, quando l'Inter lo ha preso abbiamo analizzato la sua scheda, le sue caratteristiche, e per me è assolutamente un ottimo acquisto. Finendo anche per quelli che invece solitamente giocano nella squadra titolare,
o comunque sono stabilmente in prima squadra. Non male Bonny, non una prestazione strabiliante, però buona prova la sua, bene Acerbi, ma soprattutto Josep Martinez a me è piaciuto, è stato chiamato in causa in un paio di occasioni, ha risposto presente e su Josep Martinez, come detto anche in altre situazioni, per me dovrebbe essere ad oggi considerato il titolare dell'Inter, quindi con il post Sommer che secondo me dovrebbe essere già iniziato. Ecco, Josep Martinez ha tutte le qualità per prendere le redini della porta nerazzurra. Naturalmente, come dicevo in apertura, il tutto va contestualizzato. Era un amichevole che contava decisamente a poco, ecco, diciamo che ha portato qualche milione nelle casse delle due società, però insomma contava poco sia la partita sia il risultato finale, seppur ovviamente fa sempre piacere vincere, e in una partita in cui ci si aspettava molto da chi doveva mettere in difficoltà Kivu o doveva pretendere più spazio nella prima squadra, purtroppo a finire tra le note positive, oltre ai soliti, ai veterani possiamo dire, finiscono soprattutto i ragazzi dell'Under 23, in particolare come detto Leonardo Bovo e Agbonifo. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, come avete visto l'Inter, cosa vi aspettate anche nei prossimi mesi, nelle prossime settimane dai vari Palacios, Diouf, Luis Enrique. Insomma, come al solito, sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto e vi lascio come sempre con un gran bel Forza Inter!